Ciao e benvenuto o benvenuta in questa ulteriore lezione della sezione sul sistema dei permessi in cui andiamo a chiudere la trattazione di quest'ultimo punto relativo alla condivisione di documenti con utenti esterni e tratteremo di questi due ultimi punti che sono relativi alla creazione di strumenti alternativi per snellire la gestione dei permessi all'interno del sito SharePoint, perché chiaramente potremmo avere un unico sito SharePoint, un unico elenco documenti anche con dei metadati su cui poi andare a dare delle autorizzazioni a una persona piuttosto che a un'altra, all'interno dei quali però potremo fare confusione, potremo non ricordarci di cosa abbiamo fatto, quindi magari possiamo andare a gestire meglio il sistema delle autorizzazioni in modo da non commettere errori, soprattutto per non commettere errori anche per fare più velocemente a gestirle. Quindi io qui ho creato una raccolta documenti e l'ho chiamata documenti contabili, dove ho creato questi 5 file, documento da 1 a 5, che sono destinati a alcuni professionisti. Ho creato questo metadato rispetto a quelli di default professionista di destinazione e ho messo in alcuni il commercialista e in altri il consulente del lavoro. Quindi sono andato in nuovo, ho creato un nuovo elenco, come abbiamo visto nella sezione di creazione degli elenchi, ho creato questo elenco. E chiaramente in una raccolta dati si possono mettere tanti documenti. In una libreria documenti si può mettere il dato documento e poi tanti metadati che lo vanno a connotare, e quindi io potrei aggiungere anche altri tipi di documenti destinati ad altri professionisti. Potrei mettere quelli destinati a chi mi aiuta nel marketing, ai consulenti esterni che mi aiutano nel marketing, ai consulenti esterni che mi aiutano per quanto riguarda l'informatica o altri consulenti esterni. Chiaramente però andrei a fare un po' di confusione, perché chiaramente io dovrei andare a dare l'autorizzazione su questo file al commercialista, su questo file al consulente del lavoro, su un altro file al consulente di marketing. Quindi quantomeno è opportuno creare delle liste diverse, anche se non si vuole andare a creare un sito SharePoint secondario. Quantomeno è necessario creare una libreria documenti distinta, ma anche per ciascun soggetto con cui dobbiamo andare a condividere. Quindi già questa è un po' fatta male, direi. Io l'ho fatta per fare un esempio, anche per farti vedere un esempio di una cosa che non va fatta. Qui una lista che è destinata sia al commercialista che al consulente del lavoro è sicuramente una cosa da non fare. Quindi se non voglio andare a duplicare i siti SharePoint con tanti siti secondari, quantomeno all'interno dell'unico sito corsi di formazione sarebbe opportuno fare una lista documenti che è destinata al commercialista e una lista documenti che è destinata al consulente del lavoro. Così io so benissimo che quando vado a condividere quelle due cartelle, una la condivido con il commercialista, l'altra con il consulente del lavoro, e non commetto errori sui permessi e sulle autorizzazioni. Poi dicevamo che per non complicare la gestione, non commettere errori sulle autorizzazioni, è sicuramente ancora meglio creare un sito secondario, cioè in SharePoint, andando nelle impostazioni siti e aree di lavoro e su Crea, si può creare un sito secondario che quindi sarà strettamente legato, sarà legato a doppio filo al sito padre, in questo caso corsi di formazione. Si andrà a configurare il sito secondario e a questo punto avremo il nostro risultato, il sito secondario, che io qui nell'esempio l'ho chiamato contabilità. Ora ovviamente ne costruiremo uno in diretta, che sarà direttamente raggiungibile anche dal menu ad albero del sito padre corsi di formazione. Quindi ci sarà un sito secondario con i suoi gruppi, con i suoi livelli di autorizzazione di default, con quelli che andremo eventualmente a costruire, sia gruppi che livelli di autorizzazione, come abbiamo visto. E se è necessario, io ho fatto questo esempio, far vedere ogni contenuto relativo all'argomento contabilità allo studio del commercialista, su questo sito posso fornire anche il livello controllo completo al commercialista, perché i membri non potranno accedere a nessun contenuto del sito padre. Quindi ai membri dello studio del commercialista
io potrei che magari faccio membri del sito SharePoint con cui faccio anche condivisioni esterne, posso tranquillamente dare anche l'accesso completo, posso far modificare loro, se ne sono capaci, anche le web part che mi possono organizzare meglio la gestione della contabilità, ma all'interno del sito secondario, quindi senza che poi possano venire a intervenire sul sito padre corsi di formazione. Quindi andiamo in SharePoint e vediamo innanzitutto la raccolta documenti, documenti di contabilità che ho creato. Quindi andiamo qui, cerchiamo la raccolta documenti contabili, eccola. Quindi ho creato questa raccolta documenti e, come vedi, se questo documento riguarda il commercialista, io dovrei andare qui e condividerlo con il commercialista. Questo riguarda il consulente del lavoro e dovrei andare qui e condividerlo con il consulente del lavoro. La gestione degli accessi diventa sicuramente caotica, quindi anche se non voglio aprire due siti secondari, uno per il consulente del lavoro e uno per il commercialista, quantomeno è opportuno all'interno di questo sito corsi di formazione procedere alla creazione di due liste distinte di documenti su cui poi andrò in blocco sulla cartella a concedere l'autorizzazione al commercialista e al consulente del lavoro. Vediamo poi come creare un sito secondario per ovviare al problema dell'appesantimento della gestione dei permessi. Quindi andiamo qui nella rotellina, clicchiamo su informazioni sul sito e andiamo a cliccare su visualizza tutte le impostazioni del sito. A questo punto dobbiamo scegliere questa voce siti e aree di lavoro e dobbiamo andare a cliccare su crea, cioè andiamo a cliccare un sito secondario. Questo è il sito contabilità secondario che io ho creato per fare le diapositive. Quindi andiamo a cliccare su crea e chiamiamo questo sito per i consulenti di informatica, lo dedicheremo a loro, scambio informazioni e documentazione per digitalizzazione aziendale, informatica, che verrà aggiunta a questa stringa di default che mette SharePoint, lingua italiano, sito del team, mettiamo team, nel senso che poi potremo aggiungere dei membri, usa le stesse autorizzazioni del sito padre. Questo che vuol dire che andrà a costituire i gruppi SharePoint di default con le stesse autorizzazioni, poi saremo noi, se vorremmo, a creare dei nuovi gruppi di SharePoint e ulteriori livelli di autorizzazione. Poi qui ci chiede visualizza il sito nella barra di avvio veloce del sito padre, sì, così ce lo fa vedere subito. Visualizza il sito nella barra dei collegamenti superiore del sito padre, sì, lo vogliamo vedere anche lassù. Usa la barra dei collegamenti superiore del sito padre, anche questo mettiamo sì. A questo punto andiamo a cliccare su crea. Una volta cliccato su crea verremo reindirizzati alla nuova home page di questo sito, consulenti di informatica, e adesso se torniamo in SharePoint al sito padre, cioè a corsi di formazione, torniamo a corsi di formazione, questo lo chiudiamo, vedremo che questo sito sarà direttamente raggiungibile da questo elenco siti secondari che può essere aperto a tendina. Prima c'era soltanto contabilità, ora c'è consulenti di informatica e c'è il link anche qua su in alto, è raggiungibile da entrambi i link, sia da questo che da questo qua su
in alto. Ovvio che su questo sito io posso andare a condividere, a fare tutte le condivisioni che voglio con i consulenti di informatica, come quello sulla contabilità con lo studio del commercialista, di modo che possa andare a condividere degli elementi, anche tutto il sito con i consulenti di informatica, anche tutto il sito di contabilità con lo studio del commercialista, ma sapendo che poi non possano andare a vedere tutte le cose del sito padre. Quindi qui metterò per esempio gli elenchi di documenti, le librerie di documenti che voglio far vedere ai consulenti di informatica piuttosto che al commercialista. Quindi questo è sicuramente un modo corretto di procedere per snellire la gestione dei permessi e soprattutto per non commettere errori, perché se si gestisce tutto all'interno dello stesso sito poi le autorizzazioni diventano tante, soprattutto se l'azienda è grossa, e quindi si può fare confusione e andare a fornire dei poteri alle persone sbagliate che o non è necessario che li abbiano oppure non li devono proprio avere, perché certi contenuti, la visibilità di certi contenuti a quelle persone deve essere assolutamente preclusa. Ti aspetto nella prossima lezione. Ciao!